Ma ciao amici, benvenuti nel mio umile canale, io sono Francesco e oggi torniamo a parlare di dashcam e lo facciamo con la super blasonata 70 mai modello Omni X200. Eccoci qua. Perché parlo di super blasonata? Perché la 70 mai se la tira, in quanto è l'unica dashcam attualmente in commercio che può ruotare a 360 gradi. Una sola telecamera che ruota a 360 gradi, quindi ha la possibilità di riprendere sia esternamente che internamente alla nostra dovettura. La differenza tra una sola telecamera che ruota a 360 o la classica dashcam con 1, 2 o 3 o addirittura 4 canali, qual è? È quello che cercheremo di scoprire in questa recensione. Andremo a vedere pregi e difetti della sola telecamera che ruota a 360 gradi, o almeno ci proveremo, ragazzi. Vi ricordo poi che qua sotto nella descrizione del video trovate come al solito tutti i link di riferimento per quanto riguarda questo prodotto della 70 mai. Dimenticavo, ovviamente la dashcam verrà installata tramite il suo modulo 4G dedicato per avere gli avvisi in tempo reale, perché installando questa dashcam senza la possibilità di poter avere gli avvisi e comunque sfruttare il monitoraggio di parcheggio, a mio avviso è un po' una minchiata, ragazzi, perché lasciamo il lavoro a metà. Che senso ha? Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere intanto il contenuto della confezione e poi, come detto, andiamo a vedere qualche specifica prima di andare fuori. C'è questo pacchettino che contiene un adattatore per la presa accendi-sigari con 2 uscite USB, una leva in plastica per far passare la cavetteria, un cavetto USB di tipo C se andiamo a utilizzare il solo adattatore per la presa accendi-sigari. In questo astuccetto invece troviamo 2 pellicole antistatiche secondo biadesivo per la base della dashcam, un libretto di istruzioni dove al suo interno è riportato il tutto anche in lingua italiana, e questa è la nostra blasonata 70 mai Omni. Ragazzi, rifinitore al top, non vi devo dire nulla, abbastanza pesantina, molto ben fatta. A questo punto andiamo a vedere anche il contenuto del modulo 4G, se è cambiato qualcosina, capite a me. 70 mai 4G. Un libretto di istruzioni, anche qui è presente la lingua in italiano, e lo spillo per poter estrarre il carrellino per inserire poi la SIM. Una cavetteria con doppia presa USB di tipo C da collegare al modulo e alla dashcam. Ovviamente il modulo va posizionato nei limiti di questo cavetto, quindi siamo vincolati alla lunghezza del cavetto. All'incirca sarà 1,5 metri. Qui abbiamo il carrellino dove andrà inserita la SIM. Qui abbiamo il pulsantino di reset e sotto c'è il biadesivo per poter andare a fissare questo modulo 4G o sul cruscotto o sul parabrezza, quindi vedete voi la posizione migliore. E qui abbiamo un LED di stato. Verde funzionamento corretto, rosso lampeggiante il modulo non prende, o la SIM non ha campo o c'è un problema con il modulo 4G. Abbiamo la cavetteria per poter collegare questo modulo 4G alla scatola fusibili. E questi sono i cavetti presenti, quindi in teoria io dovrei andare a collegare questi cavetti intorno ai fusibili e poi reinserire il fusibile. Personalmente mi rifiuto di fare una cosa del genere. Se volete installare il modulo come l'ho installato io tramite gli adattatori con doppio fusibile, qualsiasi cosa dovesse succedere alla dashcam, il circuito della nostra dovettura rimane integro. Una dashcam è un modulo 4G che superano
o ci manca poco, i 300 euro, e poi E che cazzo? USB tipo C per alimentare la dashcam, display, microfono, altoparlante integrato, può registrare filmati fino a un massimo di 1920x1080p, i pulsanti presenti sulla dashcam, accensione e spegnimento, e le due freccette per entrare ovviamente nei menu e poi confermare con il tastino, l'attacco che va posizionato sul parabrezza, e da qui possiamo regolare l'angolazione. Vedete, questo si alza e si abbassa. Possiamo tracciare il percorso della nostra vettura in tempo reale in quanto ha un GPS integrato. Dimenticavo una cosa molto importante: quando si attiva il monitoraggio di parcheggio tramite il modulo 4G, la registrazione del filmato che va ad eseguire la dashcam viene riversato direttamente nel cloud, altrimenti sarebbe una minchiata, ragazzi. Si registra direttamente sulla dashcam e poi ce la rubano, non possiamo andare a recuperare il filmato. Logicamente poi abbiamo la memoria integrata, in quanto questa Omni non ha la possibilità di inserire una SD, quindi registra direttamente nella memoria, che può essere da 32 fino a 128 GB. E in ultimo abbiamo la possibilità di poter attivare gli ADAS avanzati, i classici avvisi dove, se dovesse attraversare un pedone, ci avvisa se siamo distratti. Fare attenzione ai pedoni. Ho visto. La distanza del veicolo che ci precede. Attenzione, auto anteriore. Fare attenzione ai ciclisti. Rilevato movimento del veicolo che precede. A questo punto direi di trasferirci fuori e andare a installare il tutto, però prima di proseguire, visto che si è fatta una certa, un caffettino ci sta benissimo. Ok? A fra poco. La nostra. Ora è giunto il momento di metterci a lavoro. Andiamo? La prima cosa che faccio, almeno io personalmente, è posizionare dei Fastom in questa maniera, perché utilizzerò questi adattatori per il doppio fusibile, come vi ho anticipato. Quindi un fusibile per il circuito elettrico e un fusibile per la dashcam. Un adattatore in questa posizione, che sarebbero i sedili riscaldabili. L'altro lo andiamo a posizionare qui in basso, alla riserva, dove sono sempre i 12 volt 1 e 2. Andremo a collegare accensione ovviamente sotto i sedili riscaldabili, perché è un positivo sotto chiave, ok? E VCC sempre 12 volt li andremo a collegare alla riserva. Eccolo qua. La massa lo andremo a collegare a questo bulloncino qua sotto. Stop. Il modulo 4G è stato collegato, non serve altro. Possiamo anche richiudere. Secondo passaggio, rimuovere la protezione in plastica. Terzo passaggio, individuare la posizione idonea. Una volta individuata la posizione, andiamo ad applicare la pellicola antistatica. A cosa serve? Ve lo faccio vedere nuovamente. Questo, ragazzi, è l'attacco della A510. Togliendo la pellicola antistatica dove è fissato il supporto della dashcam,
vedete che viene via tutto il supporto e sul vetro non c'è nessun tipo di colla. Sti cazzi. Vorrei posizionarla qui perché di qua ha l'entrata per l'alimentazione e il cavetto uscirebbe proprio dalla protezione in plastica e non si vedrebbe nulla, in quanto ho fatto già passare il cavetto all'interno, sotto qui al cielo, dentro il montante, sono sceso qui nella guarnizione, quindi devo solo vedere adesso, una volta accesa, se ruotando mi dà fastidio il tunnel centrale. Ragazzi, fatto ciò, andiamo a scaricare l'applicazione tramite il QR code, quindi apriamo lo scanner dal telefonino e inquadriamo il QR code. Ok, apri nel browser, accettiamo, andiamo a selezionare Europa e da qui poi selezioniamo o per sistemi iOS o per sistemi Android. Dobbiamo aprire l'applicazione e andare a aggiungere la telecamera, quindi in questo caso sarà lente rotante. Collegare l'alimentazione, prossimo. Ho acceso il quadro, sentite che si è accesa la telecamera. Ok, cerca di nuovo, eccola qua. Vado a confermare sulla dashcam. Bisogna cliccare sul pulsante di accensione della dashcam. Eccolo qua. Collegata. Qui sotto vedete c'è aggiungi modulo 4G. Io ovviamente l'ho già configurato, però se voi lo andate a installare per la prima volta lo dovete aggiungere. Quindi mettiamo la SIM all'interno del carrellino e facciamo prossimo. Il terzo passaggio ci dice che dobbiamo accendere l'auto per andare a alimentare la telecamera, quindi facciamo inizio. Va a sincronizzare automaticamente tutti i servizi della SIM e gli APN. Consiglio: togliete prima il codice blocco dalla SIM tramite un telefonino e poi lo inserite nel modulo 4G. Diamo ok. Il modulo 4G è stato configurato correttamente e pronto all'uso, in quanto luce verde accesa. Chiudiamo. Una volta che abbiamo configurato il tutto, per accedere alla dashcam tramite l'applicazione dobbiamo cliccare qui e consentire la connessione al wifi. Consenti. Siamo nell'applicazione. Ora ovviamente la telecamera è a penzoloni perché vado a vedere, eccomi qua, dove posizionarla in maniera corretta. Adesso lo stuzzico un pochino, vediamo come gira e come si comporta. Vedete che va ad intercettare il problema. Vedete, la lente passa proprio sotto lo specchietto. Internamente all'abitacolo non c'è nessun problema, dovrebbe andare bene anche lateralmente per i finestrini laterali, quindi anteriormente, lateralmente e internamente all'abitacolo dovrebbe anche in questa posizione essere idonea. Ovviamente nella parte posteriore, ragazzi, non so cosa possa riprendere. Adesso ha fatto una ripresa e ha mandato il tutto sul cloud, è arrivato l'avviso sul telefono. Sorveglianza di parcheggio. Andiamo a visualizzare, quindi ci dà la posizione di dove è avvenuto il diciamo il contatto e poi vedete che gira e come si comporta. Quindi vedete che va ad intercettare. Quindi ogni volta che arriva un avviso, la dashcam salva un filmato di 30 secondi direttamente nel cloud. Prova microfono, dashcam 70 mai modello Omni X
200. Come si sente? 2, 3, prova microfono. Registrazione del filmato a 1920x1080p a 30 fps con HDR inserito, anche perché a 60 fps non si può inserire l'HDR. Ok? Piove governo ladro. A dopo belli, statevi bene. A questo punto vi faccio vedere le impostazioni che ho utilizzato personalmente durante la recensione. Devo dire che ho trovato un ottimo compromesso, vi faccio vedere. Eccoci nelle impostazioni, ragazzi. Allora ho utilizzato questa risoluzione 1920x1080 a 30 fps in quanto a 60 non è possibile attivare l'HDR. Questo invece è un menu molto importante per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio. Io rilevamento delle collisioni, quindi tramite il sensore G, ho impostato in questa maniera: sensibilità alta, in quanto è meno sensibile rispetto alla A510. E cosa molto importante è questa opzione da attivare, in quanto attivando questa opzione, quando spegniamo la nostra autovettura e la telecamera si predispone per il monitoraggio di parcheggio, ritarda di 5 minuti, quindi possiamo scendere tranquillamente, richiudere l'autovettura e lei non va a rilevare l'urto come se fosse un danneggiamento o qualcos'altro, ok? Perché altrimenti, se non attiviamo questa opzione, appena chiudiamo la nostra autovettura comunque rileva un urto. Per il sensore di movimento ho impostato una sensibilità massima, ultra alto, sarebbe il sensore che rileva i movimenti delle persone davanti alla dashcam, ok? E devo dire che il funzionamento è corretto, quindi cerca di catturare dei movimenti sospetti, in quanto se sostiamo davanti alla nostra autovettura si attiva il sensore e va a catturare l'immagine, mentre se passiamo rapidamente non succede nulla. Quindi io, per le mie esigenze, ho impostato in ultra alto. Effetto luce di sorveglianza on, possiamo attivare o disattivare. In teoria, quando parte un avviso, comunque rileva un movimento, si accende il LED intorno la dashcam di colore rosso. Per chi utilizza il modulo 4G abbiamo questa opzione dove possiamo scegliere il voltaggio. Io personalmente l'ho impostato a 12 volt, quindi quando la dashcam avverte che il voltaggio della batteria sta scendendo sotto i 12 volt, scollega l'alimentazione. Video di emergenza, anche qui possiamo andare ad impostare un valore del sensore G. Io ho messo ad alto perché, ripeto, questa dashcam è meno sensibile della A510, mi sono trovato benissimo, va a bloccare un video solo quando necessario. Ovviamente, ragazzi, possiamo anche utilizzare il menu direttamente dalla dashcam, ma voglio dire, questo display è veramente in miniatura, però possiamo attivare o disattivare le opzioni anche direttamente dalla dashcam. Bene amici, siamo giunti al termine di questa lunga recensione. Abbiamo spremuto veramente come un limone questa 70 mai Omni. Cosa ne è uscito fuori da questa recensione? 1. L'installazione molto semplice, quindi installazione e rimozione della dashcam avendo solo un cavetto di alimentazione, è semplicissimo installarla e rimuoverla. 2. Sicuramente la semplicità di configurazione e utilizzo di questa 70 mai Omni, in quanto l'applicazione è molto ben fatta e proprio piacevole da utilizzare. Per quanto riguarda invece questi famosi avvisi ADAS avanzati, devo dire che su questa Omni sono stati perfezionati, va a riconoscere quasi perfettamente quello che abbiamo di fronte, se sono ciclisti, pedoni, anche se devo dire che ogni tanto qualche falso avviso arriva, nel senso che scambia pedoni per ciclisti e viceversa, insomma, però devo dire che tutto sommato funziona bene. Fare attenzione ai pedoni.
Abbandono della corsia. Abbandono della corsia. A mo' abbandono io dentro la cunetta. Qua l'abbandono. Ed in ultimo volevo fare un plauso alla 70 Mai per quanto riguarda le modalità di monitoraggio di parcheggio, che su questa Omni sono praticamente perfette. Abbiamo sia il rilevamento di movimento tramite il movimento di persone, registrare filmati quando riceviamo un'urtola, c'è anche la modalità in time lapse, quindi registra sempre, ma anche in quel caso va a individuare un eventuale pericolo. Dall'altra parte però devo dire che la sola telecamera che ruota a 340 gradi non è sufficiente per individuare un'eventuale fonte laterale o posteriore, in quanto se sostiamo davanti la nostra autovettura, sì, d'accordo, parte la dashcam quindi va a rilevare il movimento della persona sospetta, ma se il movimento è laterale o posteriore, purtroppo ragazzi non possiamo fare nulla, anche se devo dire che tramite il sensore G, quindi se urtiamo posteriormente la nostra autovettura, lei si attiva e fa una rotazione a 340 gradi per individuare un'eventuale fonte di urto o di pericolo. Però essendo una sola telecamera, ragazzi, posteriormente non ce la fa a riprendere quello che succede. Ho sentito veramente la mancanza di una telecamera posteriore, anche per il semplice utilizzo della dashcam. Se eventualmente veniamo tamponati, quindi siamo coinvolti in un sinistro, la mancanza della dashcam posteriore si sente, perché non possiamo contestare un eventuale sinistro perché non abbiamo un video di quello che è successo. Buona l'idea dei comandi vocali, ma attualmente sono solo in inglese, quindi secondo me lasciano il tempo che trovano. C'è da dire anche un qualcosa per quanto riguarda la registrazione dei video che fa questa Omni. Nulla da dire durante il giorno, perché i video sono registrati bene, sono dettagliati, per carità funziona bene l'HDR, ma quando arriva la notte, ma la notte no, devo dire che comunque c'è una perdita dei dettagli. Secondo me la risoluzione in Full HD 1920x1080 fatica a raggiungere il livello di altre dashcam in 4K, però ragazzi non si può avere tutto. Ed in ultimo, nota dolente, il prezzo di questo kit dashcam più modulo 4G, che si attesta intorno ai 300 euro. Un filino un po' eccessivo. Poi ragazzi, se ho codici sconto o d'altro, trovate tutto qua sotto nella descrizione del video. Spero che questa recensione vi sia tornata utile, soprattutto per chi era in procinto di acquistare questa Omni o per chi voleva acquistare una dashcam e non sapeva quale acquistare. Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace come sempre, grazie di cuore ovviamente, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Bacione da Francesco, state bene, ciao, alla prossima.